Solitamente abbiamo imparato a conoscere le ammiraglie in abbinamento sempre a motori molto grandi, a 8 o anche 12 cilindri, perché le ammiraglie devono rappresentare la massima espressione di potenza di un costruttore. I tempi però cambiano e ora anche le limousine guardano al futuro con motorizzazioni ibride plug-in. Lo dimostra benissimo la nuova Serie 7 che arriva in questa inedita versione 740e High Performance per andare contro alla ibrida per eccellenza del segmento che è la classe S. Vediamo intanto come si riconosce questa nuova Serie 7, questa nuova ammiraglia della BMW rispetto alle classiche versioni diesel o benzina. Beh, abbiamo tutta una serie di indizi che partono qui davanti. Vedete la calandra con il doppio rene attivo, queste alette si aprono, si chiudono per migliorare l'aerodinamica e ci sono tutti questi dettagli blu, i colori appunto del brand High Performance delle ibride plug-in di BMW. Abbiamo i fari che sono un'opera d'arte, ve li voglio far vedere perché hanno tecnologia non solo full LED adattiva ma addirittura laser, come dice qui la scritta, quindi con una potenza luminosa, con i fari abbaglianti fino a 600 metri. Continuano i dettagli con appunto il fregio qui del mozzo di colore blu, la lettera I qui sullo sportellino dove andremo ad attaccare la ricarica per caricare le batterie. Abbiamo qui sul terzo montante il logo iDrive. Intanto vi faccio vedere un dettaglio che mi fa impazzire di questa ultima Serie 7, che vi fa capire il livello di cura nei dettagli dei tedeschi. Tutta questa modanatura cromata in alluminio è realizzata da un unico pezzo, un pezzo unico con grande maestria. Guardate qui poi ovviamente la curva del gomito dell'ingegnere Hofmeister, vero segno di riconoscimento delle BMW. Parte posteriore ovviamente molto classica, siamo su una limousine di lusso. Abbiamo anche qui su questa versione ibrida comunque due terminali di scarico molto grandi, guardate, cromati, cromatura un po' dappertutto, fari LED e anche qui la scritta che ci fa capire che siamo in compagnia di questa nuova ibrida. La L invece sta ovviamente per limousine, perché noi siamo per di più con la variante lunga. Già che sono qui però provo a farvi vedere il bagagliaio, ovviamente apertura elettroattuata, ed eccolo qui il bagagliaio della Serie 7 lunga plug-in hybrid. Sono 420 i litri a disposizione, vedete è molto profondo, non ci arrivo nemmeno a toccarlo. Io ho messo come al solito i miei bagagli, è molto grande quindi c'è spazio a volontà per caricare i vostri bagagli. C'è anche un comodo doppio fondo, non piccolissimo, eccolo qui, però diciamo che rispetto alla Serie 7 con motori termici tradizionali perde un po' di capacità, quasi un centinaio di litri, perché ovviamente qui sotto al divanetto, sotto a queste due maxi poltrone posteriori, proprio qui si nasconde il pacco batterie del sistema ibrido plug-in. Ma già che ho aperto, andiamo un po' dentro a vedere com'è fatta questa super limousine del futuro. La Serie 7 ormai la conosciamo bene perché è uscita quasi un anno fa, però è giusto ripassare un po' gli interni perché sono veramente uno spettacolo, a partire da questa magica chiave che è praticamente uno smartphone in miniatura da cui posso controllare, vedete, scorrono i menu, tutta una serie di impostazioni dell'auto. Posso per esempio climatizzare l'abitacolo a distanza, sapere quanto avrò di autonomia. È veramente una chiave del futuro, che vi ricordo permette anche di parcheggiare la Serie 7 da remoto, quindi stando giù dalla macchina. È veramente ben fatta, è quasi emozionante tenerla in mano. L'unica cosa, forse non si viaggia così velocemente tra i vari menu, a volte è un po' macchinosa e il touch non funziona benissimo. Ma andiamo a vedere un po' come è fatta la plancia. Anche BMW, lo sapete, si è convertita alle strumentazioni digitali, ma ci tiene comunque ad essere sempre un po' sportiva la casa di Monaco, e quindi sì, tutto digitale, ma rimangono queste cornici cromate che ci ricordano i cari vecchi strumenti analogici. Un bellissimo display, non è ricco e affollato di informazioni come l'Audi Virtual Cockpit di casa appunto Audi, è sempre un po' più in chiave sportiva, ma mi piace molto. Le informazioni del navigatore le posso avere sull'head-up display che mi proietta le informazioni qui sul parabrezza. E poi abbiamo questo super display del sistema multimediale che diventa touch. Sapete che BMW era fedele, diciamo, alla manopola
quella dell'iDrive che rimane qui, ma invece adesso è passata anche appunto, come vedete, al touch perché i clienti lo chiedevano. Ricchissima di tecnologie questa serie 7, ve ne faccio vedere soltanto alcune. Per esempio, per abbinare il Bluetooth il vostro cellulare basta appoggiarlo qui su questo simbolino e non c'è bisogno di fare altro, si accoppia immediatamente, veramente comodo. E poi abbiamo la gesture control, cioè possiamo impartire tutta una serie di comandi predefiniti al sistema multimediale attraverso i gesti. Vedete, se io in questo momento faccio così, guardate il volume della radio che sale immediatamente, quindi molto comodo mentre si guida. Il tunnel centrale ovviamente è molto ampio, come ci hanno abituato le tedesche, rifinito in maniera incredibile. I materiali di questa serie 7 sono impressionanti e qui possiamo cambiare tutte le modalità di guida che vedremo dopo durante la guida. Torniamo ai materiali perché sono eccezionali, pannello porta e sedili sono impressionanti, siamo veramente a livello di una vera limousine, siamo ovviamente a livello della classe S, la principale competitor dell'ammiraglia. La pelle è morbidissima e si può regolare tutto elettricamente, è incredibile. Abbiamo un super vano porta oggetti qui con tutte le connessioni del caso. Naturalmente abbiamo anche questo piccolo vano che serve, tac, a ricaricare la nostra chiave super tecnologica. Andiamo però dietro perché sapete che queste auto si vivono più che altro da passeggeri posteriori, e infatti è proprio qui secondo me che si raggiunge la perfezione su questa serie 7, qui dietro, dove non c'è solo uno spazio eccezionale. Sapete, io non sono molto alto, noi siamo sulla versione lunga 5,2 metri, quindi un'auto veramente enorme, e ovviamente lo spazio per le gambe è infinito. Guardate, le posso distendere, non tocco nemmeno il fondo. La stessa cosa però avviene anche se siede un passeggero molto alto davanti, lo spazio rimane eccezionale. E poi abbiamo tutto un sistema di infotainment pensato per allietare il viaggio di chi sta dietro. Prima di tutto abbiamo questi display dove ovviamente possiamo vedere le informazioni del navigatore, ma anche guardarci un film o ascoltare della musica. E poi abbiamo questo altro tablet fornito da Samsung, posso anche toglierlo dalla sua sede, vedete, me lo porge gentilmente la serie 7, da cui posso controllare praticamente tutte le funzioni della macchina, anche quelle più incredibili. Per esempio l'illuminazione, tutte le varie tendine dell'abitacolo, i sedili che sono reclinabili ovviamente elettricamente, riscaldabili e ventilati, la climatizzazione e poi tutto il sistema multimediale e l'audio. Quindi veramente un'auto incredibile qua dietro. Regolazioni un po' dappertutto. Abbiamo un super tetto panoramico, qui uno specchio, farà sicuramente piacere alle signore, ovviamente illuminato a LED, e anche qui una cura per i materiali eccezionali. Volevo farvi vedere solo un dettaglio di questa serie 7, guardate la cura di questa maniglia in alluminio, sembra una piccola opera d'arte. Impianto audio premium Harman Kardon, l'abbiamo sentito prima ai massimi volumi e fa paura, ma adesso siccome siamo in compagnia di una nuova motorizzazione ibrida molto importante per BMW, ho tanta voglia di guidare per raccontarvela. Ma com'è guidare una Miraglia con soli 4 cilindri quando abbiamo per di più oltre 2 tonnellate di peso da portarci a spasso in ordine di marcia? Lo voglio dire subito, non ci sono compromessi rispetto ad una serie 7 con motore termico tradizionale a 6 o 8 cilindri. La spinta del sistema ibrido infatti è spaventosa e le prestazioni sono assolutamente paragonabili a una serie 7 con motore termico. Com'è possibile? Beh, il merito è prima di tutto del motore termico stesso di questa 740e High Performance, che è un nuovissimo 2000 4 cilindri, ovviamente sovralimentato con tecnologia di sovralimentazione Twin Power Turbo, in grado di erogare, pensate, da solo 258 cavalli e 400 Nm, grazie proprio al sistema di sovralimentazione con turbina a geometria variabile a doppio stadio, quindi un motore di grande tecnologia. Oltre però alle classiche prestazioni del motore termico, abbiamo poi quello elettrico che è inserito qui insieme al cambio, allo Steptronic a 8 marce di origine ZF. Il motore elettrico si trova qui e offre altri 83 kW di potenza aggiuntiva, circa 113 cavalli. Insomma, questo sistema ibrido plug-in ha un output generale complessivo, quindi una potenza massima
di 326 cavalli, quindi la potenza non manca. E dove il 4 cilindri si trova magari un po' in difficoltà, proprio lì arriva in supporto il motore elettrico, che dà una spinta appena si sfiora il pedale del gas eccezionale, perché sapete che il motore elettrico eroga tutta la sua coppia all'istante. Guardate qui che spunto, è incredibile, 2 tonnellate di peso schizzano via da 0 a 100 in 5,3 secondi su questa versione a passo lungo xDrive. Sì, xDrive perché questo sistema ibrido plug-in permette di scegliere anche la versione a trazione integrale. Tutta la coppia viene scaricata a retrotreno perché abbiamo un layout con motore longitudinale e trazione posteriore, ma appunto su questa versione abbiamo un altro albero di trasmissione che rimanda della coppia all'asse anteriore, quindi per avere una vera e propria trazione integrale. Vi dicevo, prestazioni quindi senza rinunce su questa serie 7 ibrida. Sì, abbiamo visto lo scatto da 0 a 100 fulmineo, basta affondare il piede sul pedale del gas e guardate qui che spunto, incredibile, ma anche velocità massima, perché dopo tutto sulle autobahn tedesche qui si può andare tranquillamente fino a 250 km/h, proprio come con le altre serie 7. Questa massima espressione dell'ibrido plug-in della casa di Monaco ovviamente offre la possibilità di cambiare le modalità di guida a seconda delle circostanze. Io adesso sto guidando nella modalità ibrida normale, quindi la serie 7 decide lei tutto in autonomia quando far intervenire il motore elettrico, quando escluderlo e quando invece richiamare l'aiuto di quello termico. Possiamo però viaggiare anche solo in elettrico, basta selezionare qui Eco Pro, vedete diventa tutto blu, la velocità scende a 120 km/h perché il motore elettrico non può girare più forte, e in questo modo viaggiamo solo in elettrico, a patto che ovviamente abbiamo carica a sufficienza nelle batterie. Hanno circa 7 kWh di capacità, quindi un pacco batterie non grandissimo perché non siamo su un'elettrica pura come la Tesla, per esempio. Per darvi un termine di paragone, la Tesla più capiente a 90 kWh, qui invece ne abbiamo circa 7 e ricaricando tramite la presa di corrente questo pacco batteria abbiamo circa 40 km in modalità puramente elettrica. Per ricaricare completamente questo pacco batterie sono sufficienti meno di 3 ore, a patto che si abbia una potenza di 3,7 kW nel nostro impianto domestico da dedicare interamente a quest'auto. È vero che un'ammiraglia come questa la si vive soprattutto da passeggeri con l'autista, che in questo caso sarei io, però ci tengo sempre a dire che la serie 7 è una vera BMW, una BMW fino in fondo, anche dal punto di vista del piacere di guida, perché nonostante peso e dimensioni quest'auto va veramente fortissimo, ragazzi, e si guida veramente bene a livello di sterzo e di dinamica, la si sente veramente attaccata addosso. Certo, abbiamo un po' di coricamento perché dimensioni e peso sono molto importanti, ma si va veramente forti, un piacere di guida devo dire di categoria superiore rispetto a quasi tutte le competitor, in particolare un piacere di guida superiore rispetto a quello della classe S, regina del segmento invece in termini di vendite. Soprattutto quando andiamo a selezionare qui la modalità di guida sport, quella più sportiva, abbiamo le sospensioni adattive che si irrigidiscono e addirittura barre stabilizzatrici attive che si irrigidiscono rendendo il telaio molto più reattivo. Ecco, in questi frangenti la serie 7 diventa anche bella da guidare, e anche in questa variante ibrida plug-in. Ma quindi questa serie 7 40e high performance è l'auto perfetta, la miraglia definitiva? Ovviamente no, perché anche le migliori auto, le regine come questa, hanno dei difetti. Beh, quello di questa serie 7 ibrida è un po' la frenata, che come tutte le ibride non è molto intuitiva, a volte si va un po' lunghi perché ovviamente prima dei veri freni a disco interviene il sistema di recupero dell'energia, e quindi la frenata non è sempre incisiva, non è sempre come ce la aspetteremmo. E poi c'è il sound del motore. È vero, abbiamo grande spunto grazie al motore elettrico, prestazioni coinvolgenti anche su questa ibrida, ma non si può pretendere anche di avere un sound coinvolgente perché il suono è quello tipico di un 4 cilindri turbo, che per di più non emerge tantissimo su questa serie 7. Poco male però devo dire, perché come un po' su tutte le ibride, anche su questa serie 7 plug-in viene proprio voglia di viaggiare piano, gustandosi la pastosità del powertrain ibrido e soprattutto la sua immensa silenziosità. Quindi un'auto che, se si vuole, fa accelerazioni brucianti e può andare anche molto forte, ma che in realtà io preferisco guidare tranquillo, nel massimo comfort.
Ma veniamo al capitolo consumi, direi fondamentale su un'auto che fa dell'efficienza energetica la sua bandiera. Ma noi siamo partiti, devo dire, con gli accumulatori, con le batterie ovviamente al 100%, la BMW ce le ha caricate, abbiamo percorso circa 80-90 km, dopo circa 35-40 km le batterie non avevano più carica e abbiamo iniziato a viaggiare con l'intervento molto più massiccio del motore termico. Ecco, in questo percorso ci siamo tenuti intorno a una media, senza esagerare con il pedale del gas, di 6,6 litri 100 km, quasi un consumo da city car, quindi veramente un record per un berlinone di questo tipo. Attenzione però che questo risultato va filtrato con la carica delle batterie, cioè se invece ci troviamo a viaggiare su questa serie 7 soltanto con il motore termico, perché abbiamo praticamente le batterie a terra, secondo me non è difficile ipotizzare un consumo medio di 10 km/litro, quindi più alto, ma che rimane comunque molto ma molto interessante per un'ammiraglia come questa. Ma chiudiamo come al solito con i prezzi. Ovviamente siamo su una regina del lusso e del comfort e anche i prezzi si adeguano. Questa serie 7 plug-in hybrid 740e high performance parte da circa 97.000 euro, ma una versione super accessoriata come quella della nostra prova parte tranquillamente dai 113.000 euro, quindi sicuramente cifre non per tutti. Una nota però: le cifre di cui vi ho parlato si riferiscono alla 740e a passo normale, non la limousine che sto guidando io, perché la versione L, quella lunga, non verrà importata sul mercato italiano. Ovviamente ci sarebbero ancora centinaia di migliaia di cose da raccontare su quest'auto, che è una vera e propria astronave, ma il tempo a nostra disposizione finisce qui per questo primo test su automoto.it. Intanto però spero di essere riuscito come al solito a darvi già una prima panoramica, una prima idea di questa astronave ibrida. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Ah, meglio la classe S ibrida o questa? Raccontatemelo. Ciao, alla prossima auto!